Questa storia inizia con una telefonata alle 3 del mattino. Dall'altra parte, una voce che non sentivo da mesi. Piangeva. «Ho capito solo ora quello che ho perso», sussurrava. «Sei diventata irraggiungibile. Se anche tu hai dato tutto a qualcuno che ti ha trattato come un oggetto usa e getta, se hai sopportato umiliazioni, manipolazioni e ricatti emotivi, oggi scoprirai come trasformare il tuo dolore nell'arma più potente che esista. Un metodo che non prevede vendette, urla o suppliche, ma qualcosa di molto più devastante, la tua rinascita». Smascherare l'illusionista. Anatomia di chi vive di riflessi. Marco Aurelio scriveva: «Tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto». E questa saggezza di 2000 anni fa è la chiave per decifrare il narcisista nella tua vita. Hai mai fatto caso a come riescano a farti sentire l'unica persona al mondo il lunedì, per poi ignorarti completamente il martedì? Non è bipolarismo, è strategia. È un copione recitato con la precisione di un attore consumato. Io li chiamo gli illusionisti emotivi. Creano reality show personalizzati, dove tu sei sempre la comparsa e loro l'indiscussa star. Ricordi quella volta che ti hanno accusato di essere geloso per una domanda innocua? In quel momento pensavi di aver sbagliato qualcosa, vero? Ecco la verità. Ogni loro reazione era calcolata per farti dubitare di te stesso. Ogni silenzio punitivo, ogni scoppio d'ira, ogni momento di tenerezza strategica, tutto progettato per mantenerti insicuro. Ma perché? Non è cattiveria pura, è paura, la paura dell'abbandono, la paura che, se ti permettessero di vederli per quello che sono, persone profondamente vuote, tu scapperesti a gambe levate. Pensa ai loro racconti, hanno sempre un nemico, l'ex pazzo, il capo che non li capiva, l'amico che li ha traditi. Tutti gli altri sono sempre il problema, loro sempre la vittima innocente. Non riescono ad assumersi responsabilità per niente. Qui entra il legame traumatico. Ti fanno vivere alti e bassi emotivi estremi che il tuo cervello confonde con l'amore. Quando ti trattano male, produci cortisolo. Quando tornano dolci, dopamina. È una droga biochimica. La chiave è l'osservazione distaccata. Guardali come uno scienziato guarda un esperimento. Nota gli schemi. Sono prevedibili come un orologio. Quando realizzi che seguono un copione, l'incantesimo si spezza. Per i prossimi 7 giorni tieni un diario degli schemi. Ogni volta che il narcisista ha una reazione emotiva forte, annota: ora, situazione, loro reazione, tua sensazione. Dopo una settimana rileggi tutto. Vedrai schemi che ti sorprenderanno. La grande disconnessione. Spezzare i fili che muovono la marionetta. Seneca diceva: non puoi controllare cosa ti accade, ma puoi controllare come reagisci a quello che ti accade. Queste parole sono la tua arma di liberazione. Ma prima di parlarti di distacco emotivo, devo farti una confessione brutale. Probabilmente sei diventato dipendente dal dramma. Dopo mesi sulle montagne russe emotive, il tuo cervello interpreta la calma come noia e il caos come passione. Ricordi l'adrenalina quando litigavate? Il tuo corpo aveva imparato a prepararsi per la battaglia e quando finiva ti sentivi stranamente vuoto. Il distacco emotivo significa smettere di permettere alle loro tempeste di allagare la tua casa interiore. È come vivere in una bolla di vetro. Vedi quello che succede fuori, lo riconosci, ma non ti tocca. Ecco un concetto che cambierà la tua vita. Tu non sei responsabile delle loro emozioni. Non è tuo compito calmarli, rassicurarli o guarirli. Hanno superato i 40 anni, sono adulti. Se non sanno gestire le proprie emozioni, non è un tuo problema. Ogni volta che corri a rassicurarli, stai alimentando la loro convinzione di essere il centro dell'universo. Stai confermando che le loro emozioni sono più importanti delle tue. Il distacco significa anche smettere di monitorare costantemente il loro umore. Quante volte entravi in una stanza e scansionavi la loro espressione per capire che giornata avresti avuto? Non è modo di vivere. Una tecnica potentissima, la risposta a specchio. Quando ti fanno una domanda manipolativa come «perché sei così freddo?», rifletti.
Cosa ti fa pensare che io sia freddo? Li costringe a esporre il loro ragionamento senza che tu debba difenderti. Crea una bolla invisibile di protezione. Ogni mattina, prima di alzarti, visualizza una bolla di luce dorata che ti circonda. Questa bolla lascia entrare l'amore e la positività, ma respinge tutte le energie negative. Durante la giornata, quando senti che stanno cercando di drenarti emotivamente, tocca il tuo braccio e ricorda la bolla. È un ancoraggio fisico per il tuo distacco mentale. Il rovesciamento del trono, quando smetti di essere il loro suddito. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Renditene conto e troverai la forza. Marco Aurelio aveva capito tutto già 2000 anni fa. Riconquistare il proprio potere dopo essere stati sotto controllo è come imparare a camminare dopo mesi di paralisi. All'inizio sembra impossibile, ma ogni passo diventa più sicuro. Il potere che credevi avessero era un'illusione ottica emotiva. Ripensa a quando hai iniziato a chiedere il permesso per esistere. Posso uscire stasera? Ti dispiace se compro questo? Va bene se cucino pasta? Chiedevi il permesso per respirare. Questo processo di sottomissione è graduale, subdolo. Inizia con critiche travestite da consigli. Non pensi che quel rossetto sia troppo vistoso? Forse dovresti perdere qualche chilo. Ogni critica è un colpo alla tua autostima. Ma ecco la verità, loro sanno esattamente cosa stanno facendo. Non è inconscio, è calcolato. Una persona sicura di sé non accetterebbe i loro comportamenti, quindi lavorano per minare la tua sicurezza. Riconquistare il potere significa smettere di chiedere permessi. Significa prendere decisioni basate su quello che è giusto per te, non su quello che evita le loro reazioni. Inizia dalle decisioni simboliche. Scegli tu cosa guardare. Ordina quello che vuoi al ristorante. Compra quel libro che ti incuriosisce. Ogni scelta autonoma è rivoluzione silenziosa. Quando inizi a riaffermare l'indipendenza, loro intensificheranno i tentativi di controllo. È come un bambino che fa capricci peggiori quando i genitori dicono no. È il loro ultimo disperato tentativo. Un aspetto cruciale: smetti di giustificare le tue scelte. No è una frase completa. Ho deciso così è una spiegazione sufficiente. Nel momento in cui ti giustifichi, riconosci implicitamente la loro autorità di giudicare le tue decisioni. Per la prossima settimana, fai una cosa ogni giorno che non avresti mai fatto quando eri sotto il loro controllo. Può essere piccola: mangiare gelato a colazione, comprare un fiore per te stesso, chiamare un vecchio amico che non gli piaceva. Annota come ti senti dopo ogni atto di libertà. È la mappa del tuo viaggio verso l'indipendenza. La fortezza interiore. Edificare mura che proteggono l'anima. Epitteto insegnava: nessuno può farti del male senza il tuo permesso. È tempo di revocare tutti i permessi concessi inconsapevolmente. I confini non sono muri contro l'amore. Sono filtri che permettono solo alle energie positive di entrare nel tuo spazio vitale. Per troppo tempo hai vissuto con la porta sempre aperta. Il primo confine è temporale. Quante ore dedichi a gestire le loro emozioni, problemi, drammi? Se è più di 0, è troppo. Il tuo tempo è la risorsa più preziosa. Stabilisci orari, niente messaggi dopo le 21, niente telefonate durante il lavoro, niente discussioni quando sei stanco. Il secondo confine è emotivo. Non sei il loro terapeuta. Quando iniziano le lamentele infinite, usa questa frase: mi dispiace che tu ti senta così, forse dovresti parlarne con un professionista. E cambia argomento. Ricordi quando ti raccontavano per ore i loro problemi, ma quando tu avevi bisogno erano troppo stanchi. Vampirismo emotivo. Succhiano la tua energia e spariscono quando serve supporto. Il terzo confine è finanziario. Se condividete spese, pretendi trasparenza totale. Se prestavi soldi non restituiti, smetti. Se paghi sempre perché sono a secco, dividi ogni conto. Ma il confine più importante è la dignità. Zero tolleranza per insulti, umiliazioni, sarcasmo velenoso. La prima violazione, te ne vai. Fisicamente. Il tuo tempo è privilegio, non diritto acquisito. Aspettati resistenza.
Testeranno ogni barriera come un hacker che cerca una vulnerabilità. È qui che usi la tecnica del disco rotto. Ho già detto di no. Non spieghi, non giustifichi, ripeti, scrivi la tua costituzione personale, una lista di 10 confini non negoziabili. Per esempio, non accetto di essere insultato, non presto denaro, non discuto questioni importanti via messaggio. Appendila dove puoi leggerla ogni giorno. È il tuo codice di autorispetto. L'arma del vuoto, quando la tua assenza diventa presenza. Il silenzio è una fonte di grande forza, diceva Lao Tzu. E contro un narcisista, il silenzio è devastante come un terremoto silenzioso che spacca tutto. Conosci quella sensazione quando smetti di rispondere ai loro messaggi manipolativi? Quando il tuo telefono resta silenzioso mentre bombardano con chiamate? Quando sparisci come un fantasma? È terrificante per loro. Il narcisista si nutre dell'attenzione come un vampiro del sangue. Ogni tua reazione, anche negativa, è nutrimento. Ma quando sparisci completamente, si trovano faccia a faccia con la loro più grande paura, l'irrilevanza totale. Immaginali mentre controllano compulsivamente i tuoi social, cercando segni che tu stia soffrendo, e invece trovano tracce di una vita che fiorisce senza di loro. Il tuo silenzio non è il trattamento silenzioso manipolativo che usano loro. Quello è punizione. Il tuo silenzio è protezione, autodifesa, la scelta di non permettere alla loro negatività di contaminare la tua pace. Ecco cosa succede nella loro testa quando sparisci. Inventano scenari. Sta soffrendo in silenzio. Tornerà. Ma passano settimane, mesi e tu non torni. Non li cerchi, non li insegui, non chiedi agli amici comuni come stanno. Questo è quando inizia il loro vero tormento. Si rendono conto che forse hanno perso qualcuno che non tornerà, qualcuno che non supplicherà, non negozierà, non accetterà briciole. Il silenzio ti permette di osservare i loro disperati tentativi. Prima messaggi dolci, mi manchi. Quando non funzionano, provocazioni e accuse. Infine, indifferenza forzata, dove fingono di stare meglio. Nel silenzio, scopri la tua voce interiore, soffocata per mesi dal loro rumore. Scopri che la tua compagnia è piacevole, che i tuoi pensieri sono interessanti, che la tua pace vale più di qualsiasi relazione tossica. Possiamo parlare? Ho sbagliato tutto. Quando questi non funzionano, passeranno alle provocazioni, critiche, accuse, tentativi di farti sentire in colpa. E quando anche questi falliscono, arriva la fase finale, l'indifferenza forzata, dove fingono di stare meglio senza di te. Ma tu saprai che è tutto teatro, perché se stessero davvero bene, non sentirebbero il bisogno di dimostrartelo. Il silenzio è anche uno strumento di chiarezza per te. Senza il loro rumore costante, senza le loro richieste di attenzione, senza i loro drammi quotidiani, finalmente puoi sentire la tua voce interiore. Quella voce che per mesi o anni è stata soffocata dal loro bisogno di essere sempre al centro della scena. E in quel silenzio scoprirai cose meravigliose, che la tua compagnia è piacevole, che i tuoi pensieri sono interessanti, che la tua pace interiore vale più di qualsiasi relazione tossica. Il silenzio strategico ha anche un effetto collaterale potentissimo. Attira persone di qualità nella tua vita. Quando non sei più occupato a gestire il caos di una relazione tossica, hai spazio e energia per connessioni autentiche. E queste persone noteranno la tua serenità, la tua concentrazione, la tua forza silenziosa. Inizia con 48 ore di silenzio digitale totale verso il narcisista. Niente messaggi, niente chiamate, niente visualizzazioni delle loro storie social. Se ti contattano, non rispondere per almeno 48 ore. Osserva come ti senti nel tuo silenzio. È la tua anteprima di libertà. La metamorfosi silenziosa. Ricostruire l'identità dalle macerie. La Fenice si alza dalle sue ceneri non per vendetta, ma per rinascita. Questa saggezza descrive perfettamente il tuo viaggio di ricostruzione. C'è un momento che ti cambia per sempre, quando realizzi che la persona che eri prima non esiste più. All'inizio fa paura.
Chi sono io adesso? Ma poi capisci che questa è la cosa più bella che poteva accaderti. La persona che eri prima era vulnerabile alle loro manipolazioni. La persona che stai diventando è immunizzata dalla saggezza del dolore. Ha sviluppato anticorpi emotivi che la proteggono. Ricostruire se stessi significa evolversi in chi sei sempre stato destinato a diventare. È come un albero che cresce storto perché un muro blocca la luce. Rimuovi il muro e l'albero trova naturalmente la sua forma perfetta. Inizia a riscoprire i tuoi gusti autentici. Cosa ti piace quando non devi giustificare? Che musica ascolti quando nessuno ti giudica troppo nostalgico? Per mesi hai modificato le preferenze per evitare i loro commenti. Hai smesso di ascoltare quella canzone perché era ridicola. Hai smesso di leggere quei libri perché erano una perdita di tempo. Hai smesso di sognare quella vacanza perché era irrealistica. Ora puoi tornare a tutto questo. Ogni piccola riconquista di autenticità è ribellione liberatoria. Ogni volta che fai qualcosa solo perché ti piace, riaffermi la tua individualità. Ma la ricostruzione va oltre i gusti. Riguarda riallacciare relazioni che loro avevano sabotato. Quell'amica che ti riempiva la testa di sciocchezze. Quel cugino sempre negativo. Probabilmente avevano visto quello che tu non riuscivi a vedere. La ricostruzione include anche lavoro, progetti, sogni. Quante promozioni rimandate perché creavano tensioni? Quanti corsi non fatti perché costava troppo? Il narcisista ha bisogno che tu rimanga piccolo, dipendente. Mentre tu cresci, evolvi, prosperi, loro rimangono bloccati negli stessi schemi. Cercano la prossima vittima senza mai crescere, mai imparare, mai essere veramente felici. Crea una lista della rinascita. Scrivi 20 cose che vuoi fare, provare, imparare o riconquistare. Possono essere piccole, provare quel ristorante Thai, o grandi, tornare all'università. Ogni settimana fai almeno una cosa dalla lista. È la mappa della tua nuova vita. L'arte dell'oblio strategico. Liberarsi dal peso del passato. Marco Aurelio scrisse: confina la tua attenzione al presente. Il passato è fumo, il futuro è incerto. È il consiglio più prezioso per chi vuole essere libero. Lasciare andare il passato non significa amnesia. Significa smettere di permettere agli eventi passati di rubare energia al presente. È la differenza tra ricordare e rivivere. Il passato è diventato la tua prigione mentale. Ogni volta che ripensi a quello che è successo, che rianalizzi le conversazioni, che ti chiedi «e se avessi fatto diversamente?», stai dando ancora potere a chi non lo merita. Il tuo cervello cerca di processare il trauma cercando di risolvere il passato. È come un computer che elabora dei dati danneggiati sperando di ripararli, ma alcuni dati sono irrecuperabili. Ecco una verità scomoda. Probabilmente sei diventato dipendente dal rimuginare, ripensare alla relazione, analizzare ogni dettaglio. Ti dà l'illusione di controllo su una situazione che non puoi controllare. È come grattare una ferita. Procura dolore familiare, ma grattare impedisce la guarigione e rimuginare impedisce la crescita. Lasciare andare richiede una scelta consapevole ogni giorno. Quando la mente va nel passato, la riporti gentilmente al presente. Una tecnica potentissima, la cassetta dei ricordi. Mentalmente prendi tutti i ricordi dolorosi e li metti in una cassetta con lucchetto. Puoi aprirla solo quando sei emotivamente stabile e con uno scopo, magari per aiutare qualcun altro. Un altro aspetto cruciale: smetti di cercare giustizia retroattiva. Quante volte hai fantasticato sul momento in cui capiranno quello che hanno fatto? Probabilmente non arriverà mai. Non perché non se lo meritino, ma perché riconoscere errori richiederebbe autoconsapevolezza che non possiedono. Aspettare le loro scuse significa dare loro ancora potere sulla tua pace. La tua guarigione deve dipendere solo da te. Il perdono, in questo contesto, non è un regalo che fai a loro, è un regalo che fai a te stesso. Non significa dire quello che hai fatto andava bene. Significa dire quello che hai fatto non controllerà più la mia vita. Perdonare non vuol dire dimenticare. Puoi perdonare e comunque mantenere le distanze.
puoi perdonare e comunque non fidarti mai più. Il perdono è per la tua pace interiore, non per ristabilire la relazione. C'è una differenza sottile ma importante tra accettazione e rassegnazione. L'accettazione dice: è successo, è parte della mia storia, ma non definisce il mio futuro. La rassegnazione dice: è successo e mi ha rovinato per sempre. La prima è emancipazione, la seconda è vittimismo. Lasciare andare il passato significa anche smettere di usarlo come scusa per non vivere pienamente il presente. Non posso fidarmi più di nessuno dopo quello che è successo. È comprensibile come reazione iniziale, ma non può diventare una filosofia di vita permanente. Ogni giorno che passi guardando indietro è un giorno rubato alla costruzione del tuo futuro. Ogni ora spesa a rianalizzare quello che è andato storto è un'ora non investita in quello che può andare bene. Il passato può essere un insegnante, ma non deve essere un carceriere. Le lezioni che hai imparato da quella relazione tossica, sentire i campanelli di allarme, valorizzare i tuoi confini, apprezzare l'autenticità, sono strumenti preziosi per il futuro, ma i dettagli dolorosi, le umiliazioni specifiche, le ferite particolari, quelle possono essere lasciate andare. Ogni volta che ti sorprendi a rimuginare sul passato, usa la tecnica della redirezione. Interrompi il pensiero e fai immediatamente 3 cose concrete nel presente. Guarda fuori dalla finestra e descrivi mentalmente quello che vedi. Senti 3 suoni diversi intorno a te. Tocca 3 oggetti e concentrati sulla loro consistenza. È un reset neurale che ti riporta al qui e ora. La roccia immobile. Resistere alle tempeste del dubbio. È difficile combattere il desiderio, perché qualunque cosa voglia, la compra a caro prezzo dell'anima, diceva Eraclito. E il desiderio di tornare indietro è uno dei più pericolosi. Arriveranno i momenti di debolezza. Non è questione di se, ma di quando. Nelle notti, quando la solitudine pesa più del ricordo della loro tossicità. Quando ti contatteranno con quella voce familiare, promettendo di essere cambiati. Ma tu sei cambiata. Ora sai riconoscere la differenza tra solitudine e pace, tra amore autentico e manipolazione, tra crescita reale e promesse vuote. La tentazione del ritorno è forte perché il cervello ricorda più vividamente i momenti positivi e sfuma quelli negativi. Ricordi quella vacanza dolce, quella cena romantica? Il cervello conserva questi in alta definizione, mentre umiliazioni e manipolazioni diventano sfocate. È qui che entra la lista della realtà. Un documento scritto che elenca specificamente tutti i comportamenti tossici subiti. Non per marinarti nell'amarezza, ma per ricordare alla versione nostalgica di te perché hai preso quella decisione. Un'altra strategia potentissima. Il futuro immaginato. Invece di fantasticare su come potrebbe essere bello tornare insieme, immagina specificatamente come sarà la tua vita tra un anno se cedi. Probabilmente ti ritroverai nello stesso punto, con gli stessi problemi, solo più vecchio e stanco. Ricorda perché sei partito. Quella relazione stava uccidendo chi sei veramente. Stava spegnendo la tua luce, soffocando i sogni, trasformando la vita in battaglia per la sopravvivenza emotiva. Tornare significherebbe tradire quella persona coraggiosa che ha trovato la forza di andarsene. Significherebbe dire alla versione di te che ha sofferto: il tuo dolore non era abbastanza importante. La vera forza non sta nel non cadere mai, sta nel rialzarsi ogni volta che la nostalgia ti butta a terra, nel ricordare che hai scelto te stesso e che quella scelta è sacra. Crea una scatola di emergenza emotiva. Dentro ci metti la lista della realtà, una lettera scritta a te stesso nei momenti di chiarezza che spiega perché hai preso questa decisione, i numeri di telefono di 3 amici fidati che puoi chiamare nei momenti di debolezza e una playlist di canzoni che ti fanno sentire forte e indipendente. Quando arriva la tentazione, apri la scatola prima di fare qualsiasi altra cosa. La vittoria silenziosa, quando la tua felicità diventa la migliore vendetta. Epitteto disse: la ricchezza consiste non nell'avere grandi possedimenti, ma nell'avere pochi bisogni. E tu hai scoperto che il tuo più grande bisogno era liberarti di chi non riusciva ad apprezzare il tesoro che sei.
Siamo al punto più bello di questo viaggio, quando realizzi che non hai più bisogno del loro rimpianto per sentirti completa. Non hai più bisogno delle loro scuse per sentirti vendicata. Non hai più bisogno di loro per essere felice. Oggi, mentre loro sono bloccati negli stessi schemi distruttivi, ancora alla ricerca di qualcuno da controllare, ancora vuoti nonostante i giochi di potere, tu hai scoperto qualcosa che loro non potranno mai comprare: la pace interiore autentica. Il loro rimpianto, quando arriverà, e arriverà, non sarà il tuo obiettivo raggiunto. Sarà semplicemente un effetto collaterale naturale della tua rinascita, come l'ombra che segue chi cammina verso la luce. Pensa a questo: loro che si accorgono che i tuoi social non li menzionano mai, che le tue foto mostrano una persona serena, che la tua vita è piena di esperienze, progetti, persone che ti apprezzano. Loro che realizzano che non hai passato nemmeno un giorno a cercare di farli ingelosire. È devastante per un narcisista rendersi conto di essere stati sostituiti non da un'altra persona, ma da una vita così bella che la loro presenza era solo un ostacolo. Scoprire che quello che consideravano amore era in realtà un limite alla tua felicità. Ma quando arrivi a questo punto, il loro rimpianto smette di interessarti. Non perché sei diventata crudele, ma perché sei diventata completa. La tua felicità non dipende più dalle loro emozioni. Ricordi quando pensavi che l'amore significasse soffrire? Quando credevi che le relazioni dovessero essere drammatiche, piene di alti e bassi estremi? Ora sai che quello non era amore, era dipendenza emotiva travestita da passione. Il tuo successo nella vita diventa testimonianza vivente che il problema non eri tu. La persona che sei oggi è la prova che dentro di te c'era sempre questa versione migliore, solo che loro l'avevano sepolta sotto strati di dubbi. Questa è la tua vendetta più dolce: non essere diventata come loro, non aver permesso alla loro tossicità di avvelenare il tuo cuore, aver trasformato il piombo del dolore nell'oro della saggezza. Quando un giorno ripenserai a loro, non sarà con rabbia o rimpianto, sarà con gratitudine distaccata, perché senza quella esperienza dolorosa non avresti mai scoperto quanto sei forte. La tua storia con loro è finita, ma la tua storia con te stesso è appena iniziata e promette di essere bellissima. Scrivi una lettera di te tra 5 anni. Racconta chi sei diventato, cosa hai realizzato, come ti senti. Descrivi la vita bellissima che hai costruito con le tue mani e il tuo coraggio. Sigilla la lettera e aprila tra 1 anno. Sarà la prova tangibile di quanto strada hai fatto e di quanto ancora puoi crescere. La telefonata di quella notte, quella voce che piangeva dall'altra parte del telefono dicendo: «Ho capito solo ora quello che ho perso. Sai cosa ho fatto? Ho sorriso, non con cattiveria, ma con la serena consapevolezza che finalmente anche loro avevano capito quello che io sapevo da tempo, che meritavo di più. E tu, che hai avuto il coraggio di arrivare fino alla fine di questo viaggio, tu meriti tutto l'amore, il rispetto e la felicità del mondo. Non lasciare che nessuno ti convinca del contrario. Vai e splendi così intensamente che quando guarderanno indietro rimarranno accecati dalla luce di chi sei diventato senza di loro. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.